Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e quest'oggi il calcio è di chi riesce a risalire avendo toccato il fondo. Io credo che il Napoli, dopo la partita di ieri 0-0 con il Monza, abbia toccato il fondo, lo si evince anche dalle parole del presidente De Laurentiis che oltre all'aver fatto mea culpa in settimana, chiede scusa ieri nella conferenza post partita ai tifosi, parla di mercato, ci rifaremo e ovviamente noi accettiamo assolutamente le scuse da tifosi, ne eravamo consapevoli già prima perché vederle forse dall'esterno alcune cose viene un tantino più semplice da chi poi ci lavora a determinate situazioni, ma ci arriviamo e ne parleremo in questo video. Fatemi sapere appunto la vostra nei commenti ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche. Se vi piace il contenuto un bel like che non guasta mai. Avremo anche alcuni screenshot per analizzare appunto i dati della partita che vanno a favore delle parole di Mazzarri, perché poi mia opinione personale ed è ovviamente condivisibile o meno, vedendo la partita di ieri, forse parlo sempre di me stesso, da tifoso, c'è la delusione che si protrae nel tempo, allora determinate cose non è che non le vuoi vedere, ma non le vedi perché non ti riesci più ad appellare a determinate situazioni di campo, arbitrali, eccetera. Ma ci arriviamo e analizzeremo il tutto. Ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti. Faremo anche, implementeremo un attimo anche qualche situazione con la lavagna tattica che è qui dietro e vi invito in live oggi alle ore 14. Faremo un ampio giorno dopo analizzando il tutto, calciomercato, rassegna stampa, eccetera, eccetera. Allora, partiamo, facciamo una premessa e partiamo dalle parole del presidente per poi andare nella partita e vi invito a vedervi questo video fino alla fine perché vi darà quasi la mia totale visione un attimo anche a livello cronologico delle cose per quanto riguarda il Napoli. Allora, il presidente ieri chiede scusa ai tifosi, dice che si farà mercato, si è toccato il fondo, noi accettiamo le scuse e diciamo che visto da fuori il Napoli lo si poteva captare già un po' prima che la situazione non era delle migliori, stava andando in una direzione eh, senza uscita. Per fortuna quando si tocca il fondo c'è solo da migliorare ed è perciò che sono oggi un tantino molto più positivo del post Frosinone, del post Roma, perché alla fine è salito tutto a galla, limiti tecnici, le colpe suddivise e le abbiamo già suddivise da tempo. Chi ha la colpa per un determinato fattore, chi ne ha un'altra, la squadra, la presidenza, le scelte sbagliate, eccetera. Però dobbiamo andare ad analizzare appunto la partita. Lo facciamo così, prima questi numeri e poi andiamo un attimo a vedere una situazione tattica che è da migliorare, secondo me. Il Napoli si presenta con un XG di 1,96 contro l'1,39 del Monza, 58% di possesso palla, 42% per il Monza, 25 tiri a 8 totali, 9 in porta, 10 fuori e 6 bloccati per il Napoli. Ci sono 23 calci di punizione e ci sono 10 calci d'angolo per il Napoli. Ovviamente 23-10 in favore del Napoli le punizioni, 10-1 i calci d'angolo in favore del Napoli. Dato che è molto significativo per quanto riguarda lo svolgimento della partita a livello territoriale. Il Napoli ovviamente è stato molto di più nella metà campo del Monza che si è snaturato assolutamente perché credevo che il Monza venisse a fare un'altra partita a Napoli, ma invece si è contenuto e si è tenuto il punto anche in relazione ad alcune assenze. Palladino l'aveva detto, non erano comunque al meglio a livello di organico. Ovviamente si è venuto a fare la partita più chiusa di quanto mi aspettavo io e credo vi aspettavate anche voi. C'è un dato da
da ricordare, ed è questo: 10 falli fatti per il Napoli, 21 per il Monza, ed è un leitmotiv che si ripresenta dal post Atalanta ad oggi, si ripresenta sempre, ma ci arriviamo. Dato di chilometri percorsi, sono 108 i chilometri totali percorsi dal Napoli. Sappiamo che la prima in classifica per questo dato in Serie A, mi sembra, non voglio andare errato, ma è la Lazio di Sarri con 115 e rotti chilometri di media percorsi a partita. Noi siamo tra le ultime posizioni, corriamo meno e la buttiamo dentro ancora meno, ecco, ma ci arriviamo appunto alla situazione del perché non la buttiamo dentro, e lo vedremo anche con la lavagna tattica. Ricordiamo 10 falli subiti dal Napoli e 21 falli, scusate, 10 falli fatti dal Napoli e 21 falli fatti dal Monza. Perché vi dico questo? Lo ricordiamo perché passiamo a quest'altra schermata, eccola qua, la schermata dei cartellini. Allora, se noi abbiamo fatto 10 falli e il Monza ne ha fatti 21, diciamo che già a vista d'occhio, senza aver visto la partita, ci sono 3 cartellini per il Monza, perché le 2 espulsioni sono per Palladino e per un calciatore che era in panchina, e a Napoli ci sono ben 5 cartellini su 10 falli fatti. Quindi vuol dire che il Napoli è diventato così cattivo da beccare un cartellino ogni 2 falli. Io non vado nemmeno a sindacare le 5 ammonizioni sui falli del Napoli. Ci stavano e va bene così, ma dall'altra parte ce n'erano altrettante non ravvisate. Non voglio fare il qualunquista, mi attacco all'arbitro, eccetera, eccetera. Sono dati di fatto e dobbiamo dare appunto a Cesare quel che è di Cesare, da Mazzarri quello che è di Mazzarri. Mazzarri si è espresso da questo punto di vista e ha tutte le ragioni del mondo, cosa che io non ho fatto ieri sera perché, come ho detto prima, forse offuscato da queste delusioni continue, non volevo attaccarmi un attimo a questa situazione, ma i numeri sono lì, i dati sono alla portata di tutti e ovviamente parlano chiaro. Ho preparato solo un altro screenshot e poi passiamo alla lavagna, che è questo qui. Ricordiamo che il Napoli ha prodotto 1,96 di XG contro 1,39 del Monza e 25 tiri totali. Ecco qua, questa è la Lazio. La Lazio di ieri vince 3-1 col Frosinone con un XG più basso del Napoli, un possesso palla più basso del Napoli, meno tiri in porta e meno sbatti per buttarla dentro, per portare 3 punti a casa. Era solo uno screenshot che volevo mostrarvi per comparare le due situazioni, e alla fine, per ciò che abbiamo espresso, abbiamo raccolto molto meno nella partita di ieri. Andiamo ad analizzare alla lavagna due situazioni. Allora, il centrocampo del Napoli si compone, vediamo se mi vedete, perfetto, si compone di 3 elementi: Anghissà, Lobotka e Zielinski. Qui c'è la linea d'attacco, qui c'è la linea di difesa, senza disegnarli appunto i pallini, perché la cosa è molto semplice. Lobotka, quando ultimamente riceve il pallone o qui o in questa zona, e ovviamente Lobotka smista tutti i palloni giocabili o sulle fasce o verticalizza per una punta che si viene a prendere il pallone qui, per Quara che è qui, e per l'esterno di destra che può stare qui. Questa situazione non è più fluida, come diceva ieri in live appunto Gennaro, che ci ha ricordato che noi l'avevamo detto anche in passato e eravamo già entrati in questa situazione. Lobotka non è più fluido in fase di impostazione, ma non è colpa sua, è colpa dei passaggi che non vengono dettati o di un avversario che ti viene a prendere appunto la linea d'attacco a uomo. Altra situazione che non sta accadendo, che non stiamo appunto non stiamo ultimando, diciamo, come fase di gioco, è la sovrapposizione dei terzini. Noi qui non ci arriviamo più, lo vedete il pallino, sì, né tantomeno qui, né con Di Lorenzo e né con Mario Rui. Arrivati qui convergiamo al centro,
va benissimo convergere al centro, ma andrebbe comunque sfruttata anche l'altra fase, perché molte volte si crea una densità tra noi e gli avversari in quella zona di campo e se in questo caso non hai calciatori che ti possono fare l'1-2 al limite dell'area di rigore, a ridosso dell'area e tirare da qui, diventa complicato poi sfondare. Ecco perché in alcune partite abbiamo tirato relativamente poco in porta e siamo arrivati in area molto meno. L'ultima fase, e poi non vi assillo più con questa lavagna tattica che può essere noiosa. L'ultima fase è questa. Allora, il Napoli arriva con la linea di mediana qui quando siamo in fase d'attacco. Riceviamo il pallone qui, che sia Zielinski, Anghissà o Lobotka, a noi qui ci serve chi tira in porta e nessuno dei tre lo fa. Nessuno dei tre lo fa, l'unico che avrebbe le caratteristiche e il tiro facile dovrebbe essere Zielinski, ma non tira. Ieri l'abbiamo visto con Anghissà. Noi qui, al limite dell'area di rigore, stoppiamo il pallone, 3 tocchi per poi tentare il tiro quando ormai tutta la linea di difesa della squadra avversaria si è completamente chiusa, quindi rischi che il tiro vada in calcio d'angolo, rischi che venga bloccato, al limite per evitare la difesa che ti viene incontro o il difensore che ti viene appunto incontro mentre tiri, cerchi di alzare il pallone e la butti in curva. Serve 1/2 tiratori da fuori all'area di rigore, perché abbiamo visto quest'anno che ci stanno venendo a prendere tutti quanti come ha fatto il Monza ieri, ovvero non si sbottona quasi nessuno a Napoli e cercano di giocare tutti quanti di rimessa, quindi diventa un fattore fondamentale avere calciatori che dal limite dell'area riescono almeno ad inquadrare la porta. L'ultima cosa, senza la lavagna tattica, perché alla fine abbiamo finito con pallini, schemi, era per sfruttare anche la new entry, il cavalletto, così non ce l'ho più in mano come ho fatto finora con la lavagna qui, che era abbastanza scomoda. Allora, l'ultima situazione è il fattore mentale. Perché non la buttiamo dentro? Ieri siamo arrivati sotto la porta con 4 palle gol, che chiamarle nitide è dire poco. Parliamo di Zerbin, parliamo della palla di Kvaratskhelia, parliamo addirittura del colpo di testa di Rachmani, staccato comunque completamente solo. Ce ne sono tante di occasioni che ieri avrebbero potuto portarci il vantaggio e forse anche il doppio vantaggio per quello che abbiamo creato a livello di pericolosità, nemmeno a livello di occasioni numeriche, anche se 25 tiri totali sono tanti in una partita, quindi il Napoli non è che non l'abbia giocata, è solo che a livello difensivo imbarchiamo, perché l'abbiamo già analizzato, il centrocampo che non segue appunto nella fase passiva, non fa da schermo alla linea difensiva. Imbarchiamo ogni volta che ci vengono comunque nella nostra metà campo, questo è un dato di fatto, va risanato appunto sul mercato. Fiducia al presidente nella maniera più assoluta, perché ragazzi, io continuo a dire la mia opinione, io mi tengo De Laurentiis per altri 100 anni, perché non incorreremo mai, e dico mai, in un falso in bilancio, non incorreremo mai per tribunali a dover dare spiegazioni su eventuali acquisti o gestioni finanziarie della società, e me lo tengo anche perché è arrivato tardi il mea culpa e la conferenza di ieri sicuramente, ma è un personaggio che è sincero sia quando dice le cose in determinati momenti poco, diciamo, ortodossi o poco giusti della stagione, e sia quando è arrivato ieri, ha fatto la cosa giusta a conferenza stampa, ci ha messo la faccia, la colpa è mia, e quantomeno è riuscito a placare quella stampa che poi ti si sarebbe scontrata, ti si sarebbe buttata contro
a spada tratta dopo la partita se ci fosse stato silenzio. Quindi ottima la situazione così e fiducia per il mercato, però caro Presidente, sappi che se si stecca il mercato poi si ritorna sul patibolo di nuovo, quindi va bene le scuse, vanno bene le scuse, va bene la conferenza, ma poi bisogna fare i fatti. Un'ultima cosa e chiudiamo. Fare mercato, ne parleremo oggi nella live appunto alle 14 dove analizzeremo molto più in maniera molto più ampia la situazione. L'abbiamo fatto ieri ma a caldo, comunque tante cose non le abbiamo potute analizzare. Ritorneremo oggi alle 14. Vi invito a salvarvi il link della live che trovate sul canale, così ci vediamo oggi pomeriggio un paio d'orette ad analizzare e appunto concludere questo 2023 che è andato sia alla grande e poi è finito veramente in malo modo. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi aspetto appunto, come ho detto, in live. Ci vediamo più tardi. Sempre Forza Napoli. Ciao.